Le persone che sanno comunicare diventano ricche, molto ricche. Riescono in qualche modo a creare quella sintonia che convince, che vende, appunto. Prendiamo per esempio i social network. Gli influencer sono le persone più pagate in assoluto. Perché? Perché sanno come comunicare con le persone e lo fanno meglio degli altri. Controllare la comunicazione quindi significa controllare le altre persone, in un senso positivo ovviamente. Credo sia importante sapere come farlo. Ma come comunicare con le persone? Come evitare la paura di parlare con altre persone? Nel mio percorso ho cercato di imparare tutto quello che potevo a proposito della comunicazione. Ero molto attratto dall'arte e dalla capacità di comunicare e voglio condividere con voi qualche principio che ho imparato. Ti chiedo di rimanere fino a fine video perché ho un bonus su un piccolo stratagemma su come evitare di avere paura di parlare con le persone. Il video di oggi è parte di una serie su come comunicare meglio. Quindi, perché non ti iscrivi al canale e non clicchi sulla campanella in modo da non perderti i prossimi video? Cominciamo subito. Prima di sapere come comunicare, è importante sapere che cosa significa la parola comunicare. Comunicare è il processo di trasmettere la propria considerazione, la propria idea, da sé a un'altra persona. Il grado di qualità con cui questa considerazione viene trasmessa è la qualità della comunicazione. Consideriamo delle cose che vogliamo vengano condivise con delle altre persone. Quindi la comunicazione non tratta solo della parola, ma di qualsiasi cosa che possa aiutare a trasmettere il messaggio che vogliamo trasmettere. Quindi può essere come siamo vestiti, il modo in cui usiamo il nostro corpo, il modo in cui curiamo il nostro aspetto, sono tutti elementi che permettono la comunicazione. Deriva dalla parola latina communis, che è l'azione di dividere tra più persone. Quindi non fa una piega, voglio dividere con dividere, quindi dividere con la mia considerazione con qualcun altro. Una considerazione può essere un ragionamento, un'osservazione, un calcolo, un'informazione, tutto quello che ci può passare per la mente. Può essere una valutazione che facciamo di una situazione, quindi questo è in buona sostanza la comunicazione. Considerare è una parola bellissima che deriva dal latino e significa sider, stelle, e cum significa osservare gli astri. Fantastico, vero? In questo filmato di oggi parliamo soprattutto dell'aspetto visivo e di quello che riguarda la comunicazione. Sono delle considerazioni, dei punti che voglio comunicare, appunto, e sono oggetto di mia considerazione. La prima cosa che devi sapere è che puoi scegliere con chi comunicare. L'idea di comunicare con tutti è sbagliata. Crea il tuo pubblico, crea il tipo di persona con cui vuoi comunicare. Non puoi piacere a tutti, non succederà mai, quindi comunicare la tua considerazione, sperare che questa idea arrivi a chiunque con un grado altissimo di entusiasmo è impossibile. È più facile, è molto più facile parlare con le persone che ti piacciono, con le persone che decidi di comunicare. Faccio un esempio pratico, se sono un appassionato, se sono un biker, sarà più facile per me comunicare con altri bikers perché abbiamo delle cose in comune, perché possiamo parlare di alcuni temi, perché verrò compreso più facilmente, le mie considerazioni verranno accettate più facilmente. Perciò non comprometterti, non farti andare bene le persone che hai attorno solo perché non hai alternative. Decidi con chi vuoi comunicare. Questo aspetto da solo risolve una grande percentuale di problemi di comunicazione, perché quanto è difficile comunicare con le persone che non ti piacciono. Quanto è facile invece parlare con le persone con cui vorresti parlare e con cui hai cose in comune. La sola idea ti crea entusiasmo. Ecco un'altra idea presa in prestito dal marketing. Prepara il tuo elevator pitch. Che cos'è l'elevator pitch? L'elevator pitch è quel tipo di presentazione che si fa di se stessi in occasioni pubbliche come potrebbero essere l'incontro casuale in ascensore. Se ci si prepara prima a questa presentazione è molto più facile, nel momento in cui accade, sapere esattamente cosa si deve dire. A tal proposito sarebbe anche interessante prepararsi un biglietto da visita. Nessuno dice che i biglietti da visita debbano per forza essere solo in ambito lavorativo. Comprendi le regole sociali. Le regole sociali sono delle regole che vengono rispettate dal gruppo in cui vivi, in cui appartieni. Per esempio in una comunità punk avere la cresta e i piercing
non è una cosa così sbagliata, anzi, in un'altra comunità la stessa identica cresta, gli stessi identici piercing potrebbero risultare sgradevoli, soprattutto ad esempio in un ambiente lavorativo. Conoscere in anticipo le persone a cui si vuole comunicare aiuta a non fare errori nelle regole sociali. A tal proposito avevo creato recentemente un articolo sul mio blog e un video anche qui su YouTube in cui parlavo delle regole sociali provenienti da un sito che si chiama Ranker.com. La cosa era abbastanza ironica, anche perché alcune di queste risposte sono totalmente, secondo me, sbagliate o comunque relegate a quel tipo di comunità che le ha scritte. Conoscere in anticipo le persone con cui si vuole comunicare aiuta molto, una sorta di intelligence che si può fare. Oggigiorno con i social network abbiamo tantissime possibilità di individuare a quale tipo di gruppo o a quale tipo di contesto la persona vive, in quale tipo di contesto la persona vive, quindi può aiutare. Numero 7. Cura il tuo aspetto. Questo potrebbe far parte delle regole sociali, come pure no, però merita una menzione particolare. La capacità di comunicare diminuisce quando il tuo interlocutore nota la scarsità di cura che hai per te stesso. Le persone notano tantissime cose a proposito del tuo aspetto: le mani, la cura del viso, i capelli, il taglio, i vestiti. Tutti questi aspetti sommati danno una sorta di valutazione che la persona fa istantaneamente sulla tua persona. Ti guarda, scannerizza il tuo aspetto e questa valutazione viene istantaneamente fatta. A questa valutazione poi si aggiungono note positive o negative nel corso del tempo. Indossare vestiti nuovi quando si deve comunicare per la prima volta con una persona non solo ti farà apparire migliore, ma ti aiuterà a comunicare meglio, ti sentirai estremamente più a tuo agio. Prova a pensare invece al contrario, di indossare scarpe vecchie, vestiti logori e magari non completamente stirati. Partirai già con una condizione non completamente ottimale che ti stopperà sicuramente. Sorridi. Le persone sorridenti sono più attraenti. Un atteggiamento più friendly aiuta il tuo interlocutore a sentirsi più a suo agio, aiuta te stesso a sentirti bene e anche il tuo interlocutore. Perciò rilassati e sorridi più che puoi. Numero 5. Prendi iniziative e fai domande. Le persone amano essere spettatori. Basta guardare il successo di Netflix per capirlo. Quindi, se tu prendi iniziative, ti distinguerai immediatamente dalle altre persone, per cui fallo. Per esempio, in una riunione sociale, l'unico modo per rimanere da solo e non parlare con nessuno è di non interagire con nessuno. Se aspetti sempre che siano le altre persone a venire da te, probabilmente succederà, ma probabilmente no. Se non prendi nessuna iniziativa, non avrai nessuna occasione. Non essere un passivo ascoltatore, crea le tue situazioni, parla con le persone, intraprendi le iniziative. In poche parole, le persone ti adoreranno. C'è un altro motivo per cui è buono intraprendere iniziative, perché così facendo puoi scegliere gli argomenti e sicuramente portare la conversazione su argomenti che si conoscono ti farà parlare di più. Le persone amano essere spettatori. Piace tantissimo sedersi e guardare un film, oppure assistere passivamente a una conversazione. È la verità. Quali sono le tue tecniche di comunicazione? Scrivile in un messaggio qui sotto, così che anche altre persone possano trovarle utili. Numero 4. Concedi la tua completa attenzione. La tua completa attenzione è una cosa scontata? Tutt'altro. Ti è mai capitato di parlare con qualcuno che stava usando il telefono o che stava facendo un'altra cosa mentre ti ascoltava? È davvero fastidioso. Un modo per capire se la persona a cui sta parlando è interessata è di osservare il corpo. Se il corpo della persona sta puntando verso la porta, significa che non ha intenzione di ascoltarvi e vuole andarsene. Inoltre, non usare affatto il cellulare mentre stai parlando con una persona nuova. Lo so, è molto più facile rifugiarsi nel proprio telefono dove ci sono delle amicizie prestabilite durante un nuovo incontro sociale, però non farlo. Inoltre, cerca di guardare negli occhi la persona con cui parli. Questo è uno strumento potentissimo di comunicazione. Al terzo posto c'è sii te stesso. Sii te stesso ha un motivo decisamente pratico. Le persone percepiscono la verità, percepiscono quando c'è una bugia di mezzo, quindi non c'è davvero nessun motivo per non essere se stessi. Al secondo posto abbiamo comunica con tutto il corpo.
La definizione di comunicazione è il processo di trasferire la propria considerazione da sé agli altri. Quindi non involve solo la voce, ma anche i gesti, il modo di comportarsi, il modo di vestire. Lo studio e il controllo di queste cose ti aiuterà a comunicare meglio. Per esempio, parlando con un'altra persona, dovresti essere consapevole di tutte le azioni che fai involontariamente, come grattarti il naso, coprire la bocca, grattarti la testa o guardare da un'altra parte. Tutte queste cose qui devono essere consapevoli da parte tua e quindi evitare di farle. Per farlo, ad esempio, puoi chiedere a qualcuno di registrarti mentre ti fanno delle domande, oppure provi a parlare allo specchio e vedi cosa succede. Grattarti il naso, grattarti la testa, guardare in giro sono tutte cose che indicano nervosismo. Anche il tamburellare o il muovere nervosamente una parte del corpo comunica a qualcun altro magari quell'idea che non vuoi comunicare di te. Osserva tutti i gesti inconsapevoli che fai e assumine il controllo. Questo ti permetterà di comunicare meglio. Al primo posto, la cosa più importante, sii un buon ascoltatore. Ascoltare richiede una tremenda passione. Far sentire l'altra persona che la si sta ascoltando davvero e la si comprende non ha prezzo. Se tu adesso avessi un problema e vorresti consultarti con qualcuno, chiameresti probabilmente chi attorno a te ha questa passione. Eccoci arrivati al bonus di cui parlavo e che secondo me è un buon esercizio da fare per evitare la paura di parlare con le persone. Ti voglio chiedere inoltre di iscriverti al canale perché questa sarà una serie di video relativi alla comunicazione, quindi mi piacerebbe farti vedere tutti gli altri video. Se ti iscrivi e clicchi sulla campanella verrai informato ogni volta che pubblico un video. Il bonus finale è questo. Individua una strada affollata della tua città e comincia a passeggiare. Passeggiando guarda le altre persone. Mentre le osservi, trova dei punti che ti piacciono di queste persone. Potrebbe essere l'aspetto fisico, una faccia buffa, simpatica. Cerca punti in comune con queste persone. Immaginale come immaginale come amici, parenti e persone che già conosci. Ti assicuro che cambierà il tuo modo di considerare le altre persone. Fallo fino a che non ti senti bene e a questo punto l'esercizio è finito. È una cosa da fare pressoché continuamente, ma non costa niente, quindi prova a farlo. E se l'hai fatto, lasciami un commento qui sotto e voglio sapere se effettivamente ti è servito. Se conosci qualcuno che potrebbe essere interessato alle informazioni di questo video, condividilo con lui. Ti lascio con questa domanda. Utilizzerai queste informazioni? Fammelo sapere con un commento qui sotto. Aggiungiti alla mia community. Ti lascio un link qui sotto al mio sito web. Se vuoi fare sul serio nelle relazioni sociali, non dimenticarti di iscriverti alla mia newsletter. Questo video ti ha aiutato? Non aspetto altro che leggere i commenti al di sotto di questo video. Ci vediamo alla prossima!